Sono le 7 di una bellissima mattina di fine maggio. Stiamo andando a Barolo per raccogliere nel primo dei due orti creati da noi nel 2006. Eccoci qua, siamo arrivati, sono già i ragazzi che stanno raccogliendo per noi, ora gli diamo una mano a finire la raccolta e poi passeremo alla Bernardina. Ciao Fabio! Ciao Enrico! Com'è? Sei a posto? Sì. Ok, io devo prendere un po' più di bietole, poi le prendo dentro in serra. E c'è qualcosa di nuovo che è venuto fuori? Sì, ci sono qua. Ah, bellissimi, bellissimi. Ah, prendimene ancora un po', se ce n'è ancora, prendimene ancora un Ti po'. prendo anche quelli gialli. Ecco, vedi, se noi prendiamo queste cimette qua così, oppure anche queste qua, questa qui è andata fuori un po' troppo. Queste qua. Però magari, ecco, queste qua sono carine così, vedi? Sì. Poi queste qua, le cime di bietola non le fa nessuno. Allora, la bietola fa in generale tutto l'anno, Noi però la teniamo soprattutto su maggio. Perfetto. Insalata, questa fra qualche ora entrerà nella mitica e famosa insalata di Piazza Duomo. Tiro su ancora un po' di bietole intanto che tu prendi ancora il mangiatutto e poi passo di là da Walter in Bernardina. Abbiamo due punti forti come orto. Quello di Barolo è il primo, il secondo è quello alla Bernardina. Con il freddo che arrivava ci ritrovavamo sempre con il periodo invernale in sottotono con erbe, fiori, foglie, perché appunto il gelo ci impediva di poterle produrre, soprattutto i fiori, delicati come sono, al freddo. E abbiamo creato questa serra grandissima, tra l'altro, tutta in domotica, riscaldata, raffrescata, e in questo modo non abbiamo più problemi per la produzione di erbe e fiori nel periodo invernale. Buondì! Ciao! Pronti? Siamo pronti? Ci siamo? Quasi. Carichi? Perfetto. Nasturzio adesso? Vai, grande Walter. Il misto me l'hai preso? Sì? Misto, tutto a posto, guarda un po', ti manca il parciò, i tazzoi. Ah, ecco, li prendo io. Prendo quelli là davanti però, che sono un po' più grossi. Va bene, quelli lì, altrimenti ce n'è anche di là. Allora, siamo alla tenuta La Bernardina Monsordo, dove ci sono le cantine della famiglia Ceretto e dove noi abbiamo creato questa serra per l'inverno, per il periodo freddo, ma che ci dà tanta soddisfazione su tutto l'anno. Qua ci sono, non le abbiamo mai realmente contate, ma secondo me tra quelle che già utilizziamo e quelle che sono in prova per l'anno dopo, credo che almeno un 120 se non 150 varietà tra erbe, fiori, piante grasse, piante marine. Allora, questo è il cavolo marittimo, questo è il finocchio marittimo e questa è la martensia marittima. Sono culture che vengono fatte in una terra arricchita di sabbia e sale. Questa è della salicornia, o conosciuta anche come asparago di mare. La cosa curiosa è che è praticamente in sabbia. Qui c'è sabbia e sale e basta. E in questo modo riusciamo a farla
a farla venire come si deve, ricreare l'habitat suo per poter andare in coltura nelle Langhe dove il mare è molto lontano. Queste sono belle prove, esperienze e soddisfazioni che danno quella giusta carica per sopportare il nostro lavoro lungo e faticoso che è quello del cuoco. L'ombrico di Venere è una pianta, io la classifico come pianta grassa. La si trovava vicino a rocce, muretti, gradini vecchi delle cascine, queste cose qua. Abbiamo provato a raccogliere dove l'avevamo trovata i piantini, a farli attecchire, a recuperare i semi e siamo riusciti ad avere una ventina di piante che quest'anno sembra stiano bene, circa 5, 6, 10 foglioline ogni 2 giorni le raccolgo e anche questo è un elemento dell'insalata 41. Porta questa nota grassa vegetale acquosa, se la schiacciamo anche qua possiamo vedere quanto sugo esce, e di un colore verdissimo con profumi vegetali, di muschio, veramente interessante. Poi queste piccole foglioline così di 1 centimetro per 1 centimetro ti danno la quantità di un cucchiaino da caffè di liquido. Quindi immaginate in degustazione di un'insalata che masticandolo ti sciacqua completamente la bocca, ti riporta a zero, riparti con un'altra pinzata perché l'insalata viene mangiata con le pinze, quindi è tutto un susseguirsi di alti e bassi, di toni, di acqua in bocca, croccante del sesamo, è divertentissimo. Io ripeto, è una banale insalata, non è niente di cucinato e per un cuoco può essere qualcosa di strano, però è veramente un'emozione. Quasi ci siamo. Allora, siamo usciti dalla serra e siamo andati in campo qui alla Bernardina, il secondo orto. Siamo in mezzo al filare dell'insalata che dopo andremo a eseguire. L'orto di Barolo, l'orto qui alla Bernardina, la serra, queste tre cose danno da lavorare a 4 persone, ci sono 4 persone che lavorano tutti i giorni, compresi festivi, Natale, si danno i turni, si danno i cambi perché quando lavori nell'orto devi esserci sempre. Noi riusciamo a coprire l'85-90% del vegetale su Piazza Duomo e non tutto l'anno, ma in determinati momenti dell'anno copriamo anche un 65-75% della Piola, della nostra trattoria. Poi è logico che in inverno e a cavallo delle stagioni siamo costretti ancora a comprare da grossisti qua della zona che lavorano comunque sempre in biologico una parte della verdura. È un lavoro di pazienza, ogni giorno per circa 3 ore e mezza il mattino, dalle 8:30 alle 11:30 a mezzogiorno. Ci sono 3-4 persone insieme a me che puliscono tutto quello che serve per l'insalata. Vero Marco? È il giardinaggio di Piazza Duomo questo. Allora sono le 11:30, sono passate più o meno 3 ore da quando siamo arrivati. Qui abbiamo tagliato, lavato e messo ad asciugare i germogli che andranno a comporre l'insalata 21, 31, 41. Sono germogli di daikon, di cavolo rosso, di rucola, di rapa. Questa è una parte di tutto quello che è il mix per l'insalata. Ora andiamo a vedere il lavoro degli altri ragazzi dall'altra parte con tutte le altre erbe, le altre insalate e i fiori.
Eccoci qua, qua abbiamo tutto il resto degli elementi che compongono la nostra insalata e abbiamo lavato, pulito anche qua tutto. Abbiamo le foglie di bietole, le foglie di rucola, la menta cioccolato, la ficoide glacialis che abbiamo visto anche prima, trifoglio, le varie acetose, la butterfly, il nasturzio canarie, il timo limone, la maggiorana, l'origano, la stellina odorosa, lo scisso verde, il finocchio selvatico. Adesso tutte queste, appunto, come dicevamo prima, verranno ristoccate per essere poi riselezionate all'ordine che arriva in cucina quando la comanda arriva. Prima puliti singolarmente e poi asciugati e poi rimischiati insieme per essere più veloci poi nella gestione nostra, anche nella preparazione del piatto. Alle 7 del mattino eravamo in macchina, abbiamo raccolto, siamo tornati qua, abbiamo pulito, lavato, spulciato, rassettato tutto quanto. 4 persone ci hanno lavorato sopra per tutta questa cosa, questa bellissima cosa, e ora andiamo a comporre l'insalata 21, 31, 41, che però oggi li abbiamo contati tutti, arriviamo a circa 109, 110, 112. Partiamo subito con il set dell'insalata, che è composto da questo piattino dove andiamo a mettere una scorzetta di mandarino e dashi, ne mettiamo solo una piccola parte e andiamo a comporre ora l'insalata. L'assemblaggio della base dell'insalata, dove ci sono i due elementi principali, il mix di erbe e il mix di insalate. Ora mettiamo il mix di insalate, il mix di erbe, perciò un pochettino di sale, il sesamo bianco, il sesamo nero e le alghe nori, un cucchiaio generoso, un po' di acqua di zenzero candito, qualche pezzettino di zenzero candito in julienne, qualche goccia di aceto di Barolo, non troppo, e olio extravergine di oliva. Mischiamo delicatamente con le mani e qui andrò a inserire ora una parte di erbe aromatiche, basilici, mente, origani, che andranno a dare una nota fresca nella base, ma che verranno poi ripetute sopra sulla parte finale per dare giusto un continuo tra il sopra e il sotto, perché l'insalata è preparata, è presentata e va degustata dall'alto verso il basso. La parte sopra è una parte poco condita e man mano che si scende verso il basso i sapori si concentrano sempre di più e la concentrazione del gusto è maggiore. Abbiamo la base pronta, tutti gli elementi che andremo a mettere sopra, iniziamo a riempire il contenitore. È un'operazione un po' delicata, va fatta con un po' di pazienza. Mettiamo le nocciole, le facciamo cadere come se cadessero dall'albero. Le acetose, ora iniziamo anche una fase di colorazione proprio della parte. Ci stacchiamo un po' dal verde acceso per mettere altre tonalità di verde. E possiamo iniziare a adagiare una base floreale per dare un po' il colore a questa insalata. Mettiamo anche qualche fiore da parte sul bordo, fiore di tulbagia. Questi sono fiori un po' più prepotenti, il fiore di tulbagia ha un forte sentore di aglio, quindi il commensale verrà avvisato, se gli piace l'aglio lo spezzetterà lui o lo mangerà così. Il nasturzio in egual modo è molto forte, molto piccante, quindi preferiamo metterli da parte.
Terminiamo l'insalata con l'ultima foglia di Mibuna, voilà, in cima, ed eccovi qua l'insalata 21, 31, 41 o forse più, tra erbe, fiori e foglie. Oggi però il più è sicuramente un più.